Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi, con il mazzo dei tarocchi delle favole oscure. Di conseguenza ci faremo appunto accompagnare in questa lettura proprio da questo fascinoso appunto mazzo che ci riporta al mondo magico appunto delle fate. Come avrete letto dal titolo appunto, cercheremo di capire che cosa ovviamente vi riserva il futuro per quanto riguarda, ragazzi, ovviamente grosso modo i prossimi 3 mesi, quindi ovviamente l'autunno. Ormai ovviamente il 22 appunto di settembre possiamo dare inizio al vero e proprio autunno. Di conseguenza cercheremo di capire nei prossimi appunto 3 mesi circa che cosa vi accadrà in ambito ovviamente sentimentale, per quanto riguarda la sfera erotica, per quanto riguarda la sfera emozionale e ovviamente anche varie disponibilità, perché no, nuove conoscenze o magari appunto ritorni ed infine la carta del destino. Dunque quest'oggi, come avrete appunto capito, utilizzerò un ennesimo nuovo metodo che a me piace sperimentare e ovviamente anche far conoscere a voi naturalmente. È ovviamente un metodo che richiede diciamo un certo numero di arcani, in particolare appunto 10 arcani maggiori e minori. Questa è una stesa che si può fare ovviamente a scelta o soltanto con gli arcani maggiori o ovviamente utilizzando arcani maggiori e minori. Voi sapete che dal mio punto di vista ovviamente è molto più corretto tarologicamente utilizzare entrambi gli arcani maggiori e minori. Di conseguenza in questa stesa appunto andremo ad utilizzare entrambi arcani maggiori e minori. Però, vi ripeto, è una stesa che a seconda sicuramente dei vostri gusti o anche delle vostre necessità si può assolutamente anche realizzare soltanto con gli arcani maggiori. Dunque, per il principio appunto di sincronicità, per chiunque voglia avere delle informazioni in più per quanto riguarda appunto la propria vita, il proprio futuro sentimentale, in particolar modo, vi ripeto, la sfera erotico-sessuale, la sfera emozionale e ovviamente anche altre varie conoscenze e disponibilità, ovviamente anche ritorni. Dunque possiamo iniziare a mescolare appunto il mazzo e ovviamente cerchiamo di capire i prossimi grosso modo appunto 3 mesi che cosa vi riservano ovviamente, vi ripeto, in ambito affettivo, sentimentale ed erotico. Dunque cercheremo di capire se sono previste delle nuove conoscenze, dei nuovi incontri, inviti e ovviamente anche, perché no, eventualmente qualche ritorno ovviamente dal passato con questo nuovo metodo appunto che utilizzo quest'oggi sul canale, che prevede appunto l'uso di 10 carte. Poi naturalmente nel momento in cui andrò a stendere queste carte ovviamente vi spiegherò posizione per posizione in modo che la stesa sia ovviamente il più chiaro possibile per tutti. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, allora io momentaneamente ragazzi allontano ovviamente l'intero mazzo
ovviamente dal tavolo di stesa, anche perché, come appunto avrete notato, è ovviamente una stesa che chiaramente necessita di molto più spazio. Dunque, appunto, iniziamo ovviamente dalla prima posizione e quindi dalla prima fila ovviamente di carte che appunto riguardano chiaramente la sfera erotico-sessuale, quindi novità, comunque disponibilità eventualmente da parte di nuove persone o persone appunto del passato, e cerchiamo appunto di capire nei prossimi 3 mesi come procederà questo vostro ambito. Seconda fila appunto di carte, la sfera emozionale, quindi come procederà ovviamente il vostro ambito affettivo e ovviamente prettamente sentimentale, quindi se ci sarà qualcuno ovviamente di nuovo o che arriva direttamente dal passato che possa appunto farvi di nuovo innamorare o innamorare ex novo. In terza ovviamente fila abbiamo appunto, per quanto riguarda queste 3 carte, una eventuale appunto disponibilità per quanto riguarda nuove conoscenze, quindi cerchiamo di capire nel dettaglio eventualmente chi sarà particolarmente ovviamente importante per voi. In questa ultima appunto posizione abbiamo parlato anche prima ovviamente della posizione del destino, di conseguenza obiettivamente cercheremo appunto di capire qual è chiaramente la carta che maggiormente rappresenterà appunto questo periodo autunnale per voi in amore. Dunque iniziamo appunto con lo scoprire le prime 3 carte inerenti appunto alla sfera ovviamente sessuale e ovviamente erotica. Qui abbiamo 3 carte ovviamente particolarmente importanti e anche molto potenti, poiché vedete abbiamo su 3 carte 2 arcani maggiori. Voi sapete ragazzi che gli arcani maggiori si chiamano ovviamente arcani maggiori proprio perché hanno un peso notevole ovviamente in ogni stesa e perché chiaramente rappresentano ovviamente l'evoluzione anche interiore del soggetto della stesa. In questo caso abbiamo 2 arcani molto appunto importanti che rappresentano un reale cambiamento, un cambiamento che però ovviamente sarà supportato anche, ovviamente spiegatoci, come vedete appunto dal 12° arcano maggiore, cioè appunto dall'appeso. Ecco un cambiamento che necessiterà appunto comunque di una presa di posizione e anche a volte di un momento di stand-by, quindi un cercare proprio di andare a capire e conoscere meglio le persone che incontrerete ovviamente nuove nella vostra vita, perché qui abbiamo il 21° arcano maggiore, quindi la carta ovviamente del mondo, quindi sì, ci saranno persone nuove, ma saranno ovviamente situazioni da ponderare e ovviamente tante persone tra le quali scremare. Ma andiamo per ordine. Appunto, il 21° arcano maggiore rappresenta appunto la carta del mondo, quindi obiettivamente rappresenta sicuramente la conoscenza da parte di nuove persone e obiettivamente non una, cioè la carta del mondo rappresenta proprio la conoscenza grazie appunto alla presenza nella vostra vita di più di una persona, persone completamente nuove, persone che potrebbero, diciamo, rappresentare anche una novità per quanto riguarda, per esempio, caratteristiche che ovviamente avranno queste persone che le contraddistingueranno, cioè per esempio potrebbero essere persone dal carattere particolarmente diverso rispetto a uomini che avete frequentato sino ad ora, oppure persone che hanno un modo di vivere l'amore, il rapporto sentimentale, quindi anche l'erotismo appunto in maniera completamente appunto diversa. Sicuramente non poco appagante, anzi direi che ovviamente queste 3 carte rappresentano in particolar modo appunto la sfera erotico-sessuale, di conseguenza obiettivamente qui c'è una carta decisamente benaugurale che ovviamente fa pensare a degli incontri anche molto soddisfacenti, diciamo pienamente soddisfacenti, perché la carta appunto del mondo rappresenta la completezza.
d'accordo? Quindi rappresenta una sorta di appagamento totale che obiettivamente però non coinvolgerà soltanto i sensi, ma anche ovviamente la mente e anche il corpo. Quindi sicuramente, vi ripeto, qui ci sarà proprio una conoscenza multipla da parte di persone anche molto diverse fra loro, o comunque persone molto diverse rispetto a persone che avete frequentato in passato, e quindi in grado di farvi provare anche, diciamo, delle emozioni fisiche particolarmente, perché no, importanti, e che non avreste magari mai immaginato appunto di poter provare. Il mondo rappresenta anche la conoscenza con una persona in particolare che potrebbe darvi proprio l'idea di essere la vostra anima gemella, quindi appunto la persona che vi completa. Quindi una persona dalle caratteristiche ben precise che obiettivamente ormai probabilmente non speravate più di incontrare. Quindi la persona, diciamo, giusta, che obiettivamente saprà, vi ripeto, farvi provare sia delle forti emozioni da un punto di vista appunto strettamente fisico, che anche chiaramente delle emozioni da un punto di vista ovviamente mentale. Quindi vi farà sentire, diciamo, sotto pelle questo feeling immediato che ci sarà fra di voi, ma anche interiormente, quindi vi farà anche battere il cuore. Sicuramente è una persona molto carismatica, quindi una persona effettivamente di gran fascino. Il mondo rappresenta comunque anche l'essere in vista, quindi potrebbe essere una persona famosa, un VIP, o comunque una persona, diciamo, socialmente importante, che potrebbe in qualche modo proprio, diciamo, rappresentare per voi una sorta di colpo di fulmine, e ovviamente creare appunto una sorta di conoscenza immediata che potrebbe, vi ripeto, farvi provare delle sensazioni anche erotiche ovviamente molto forti. Quindi sicuramente ovviamente la carta del mondo parla di un rapporto, comunque una conoscenza molto importante e anche molto fortunata con una persona che voi riterrete, almeno momentaneamente, inizialmente, perfettamente complementare ovviamente a voi. Vi ripeto, una persona che potrebbe ovviamente essere molto diversa proprio a livello caratteriale o anche a livello fisico, per esempio dalle persone che avete frequentato sino ad ora. D'accordo? Ovviamente parlando della carta del mondo, che ovviamente si riferisce anche in realtà proprio all'appartenenza ad altri stati o addirittura ad altri continenti, ecco, potrebbe questa persona in particolare o tutte queste altre persone che voi potreste appunto incontrare essere di una nazionalità diversa rispetto alla vostra, oppure persone che lavorano all'estero o che hanno contatti, diciamo, con l'estero. D'accordo? Ovviamente la carta del mondo è legata in particolar modo a due segni zodiacali, il Toro e il Cancro. Quindi queste persone potrebbero appartenere o al segno del Toro o al segno del Cancro, o averne l'ascendente in uno o ovviamente nell'altro, oppure avere un tema natale ricco di entrambi questi, per esempio, segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quindi i punti chiave fondamentalmente del vostro tema natale, della vostra carta astrale, quali sono? Ovviamente Venere, Luna, Marte e Mercurio. Cioè vi faccio un esempio, potrebbe avere la Venere e la Luna per esempio in Cancro e Marte in Toro. È un esempio, d'accordo? Quindi obiettivamente c'è una forte compresenza di questi due segni, Cancro e ovviamente Toro. Per quanto riguarda le tempistiche della carta del mondo ci siamo pienamente, cioè grosso modo appunto la realizzazione ovviamente degli eventi va da 1 a 3 mesi, quindi obiettivamente ci siamo, cioè effettivamente entro i prossimi 3 mesi autunnali, qui vi ripeto, conoscerete molte persone, di cui una in particolare vi, diciamo, colpirà e con la quale c'è proprio la possibilità di iniziare una storia importante. Però ragazzi, qui abbiamo l'otto di coppe. Allora, l'otto di coppe è una carta che, diciamo, solitamente, d'accordo, può rappresentare
la conoscenza con una persona o impegnata, oppure la conoscenza con una persona libera, ma voi siate impegnati. D'accordo? O impegnate. Quindi in una storia, quindi uno dei due, o magari proprio entrambi, potreste essere appunto impegnati. Dunque, l'otto di coppe molto spesso, ragazzi, ci parla di due situazioni tenute in piedi, ovviamente, quindi vissute contemporaneamente. L'otto di coppe, ovviamente, è dato da due volte appunto la carta del 4 di coppe, quindi due situazioni stabili, date appunto dal 4 di coppe, che vengono vissute in questa carta in maniera contemporanea. Allora, vi ripeto, o voi potreste essere single e incontrare una persona impegnata, oppure voi potreste essere impegnate e ovviamente conoscere invece una persona single. Oppure, attenzione, voi potreste essere single e comunque conoscere, per esempio, altrettante persone single che andrete in qualche modo a, frequentare contemporaneamente. Cioè potreste appunto conoscere due persone in particolare che vi possano, obiettivamente colpire e ovviamente che deciderete di andare a vivere, se non altro, da un punto di vista fisico, contemporaneamente. D'accordo? Perché l'otto di coppe generalmente parla proprio di una duplicità, di situazione. Ovviamente, tra l'altro, qui siamo anche nell'ambito dell'erotismo, quindi potrebbe proprio accadere che voi, frequentando una persona, possiate poi perdere la testa per un'altra persona ed essere, se non altro, inizialmente nel dubbio tra quale delle due persone scegliere e quindi frequentarle ovviamente entrambe. D'accordo? Difatti, che cosa vi dicevo ovviamente a inizio stesa? Che ci sarà proprio la necessità di scremare, perché appunto la carta del mondo parla di più conoscenze e ovviamente l'otto di coppe parla comunque non soltanto di una doppia frequentazione, ma essendo una carta di grado ottavo parla ovviamente anche di una relativa riflessione. Cioè sicuramente voi non andrete a vivere con totale libertà e nonchalance la presenza di più persone da frequentare contemporaneamente, cioè in realtà non amerete tutto questo caos e libertinaggio. Di conseguenza obiettivamente poi andrete a riflettere anche sul da farsi e soprattutto sul futuro, perché l'otto di coppe ci porta verso le ultime carte di coppe, il 9 e il 10, che rappresentano il famoso giro di boa, quindi la chiusura di un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo, d'accordo? Quindi per esempio il decidere di dedicarvi ad una sola persona, ovviamente chiudendo per esempio con le altre. D'accordo? O nel caso voi, per esempio, siate impegnate, potreste decidere di chiudere con il compagno ufficiale per continuare il rapporto con questa persona. D'accordo? Comunque implica riflessione. D'accordo? Ma anche una doppia relazione o comunque il frequentare sicuramente due persone in particolar modo. Difatti qui vedete abbiamo ovviamente la carta dell'appeso che, come vi dicevo appunto prima, rappresenta un sacrificio, quindi rappresenta comunque una situazione che necessiterà prima o poi, ragazzi, di una vostra presa di posizione netta, perché l'appeso parla comunque anche di situazioni che possono ostacolare e che possono in qualche modo anche impedirvi di godere proprio fisicamente della persona o anche di entrambe le persone, nel caso appunto in cui voi frequentiate due persone o voi siate per esempio impegnate, proprio perché potreste essere particolarmente toccate mentalmente, perché appunto la carta dell'appeso parla proprio di situazioni caotiche da un punto di vista mentale, sentimentale, ecco appunto da una situazione particolarmente caotica e di confusione che potrebbe necessitare un momento di fermo
Ovviamente che però sarà fruttuoso, perché voi non sprecherete questo tempo per ovviamente perdervi in sogni ed elucubrazioni mentali inutili, ma lo utilizzerete in maniera molto saggia per riflettere sul da farsi, perché ovviamente la carta successiva al 12° arcano maggiore è il 13° arcano maggiore, quindi l'arcano senza nome, quindi la carta della morte, che è la carta del cambiamento per eccellenza. Quindi obiettivamente la vostra situazione, ragazzi, dovrà per forza di cose andare obiettivamente a cambiare e a modificare. Ovviamente che cosa si andrà a modificare? O il vostro status quo, vi ripeto, o ovviamente l'avere un compagno ufficiale, per cui potreste decidere di chiudere appunto un rapporto che per voi è stato sino ad ora un sacrificio, oppure potreste decidere di andare a chiudere per esempio con questa persona che potrebbe aver rappresentato per voi per esempio semplicemente un abbaglio, d'accordo? Quindi qui c'è una presa di posizione anche direi abbastanza forte da parte vostra, perché generalmente l'appeso rappresenta proprio un, diciamo, temporeggiare per poi obiettivamente andare a prendere una reale decisione sul da farsi e ovviamente sul futuro. Una decisione che ovviamente sarà particolarmente forte perché andrà a provocare un cambiamento enorme ovviamente nella vostra vita. Cioè nel caso in cui voi per esempio siate sposate e ovviamente per il momento particolarmente prese, ovviamente e comunque innamorate del vostro compagno, di vostro marito, potreste però appunto poi qui con questa carta del mondo conoscere questa persona che effettivamente potrebbe crearvi non pochi ripensamenti, d'accordo? Potrebbe essere proprio un gran colpo di fulmine che da un punto di vista appunto erotico potrebbe farvi scoprire delle gioie che chiaramente da un punto di vista esistenziale per voi potrebbero rappresentare una prima volta, d'accordo? È chiaro che però con la carta dell'8 di coppe, la carta dell'appeso, sicuramente successivamente emergeranno comunque in voi anche dei sensi di colpa, comunque dei rimorsi o addirittura anche dei rimpianti e chiaramente questo vi porterà a dover riflettere ovviamente bene sulla situazione. L'appeso infatti parla di un momento di stop per quanto riguarda diciamo questa focosa e passionale attività erotica proprio per cercare di scegliere non facendovi più condizionare solo ed esclusivamente ovviamente dall'erotismo, ma cercherete ovviamente di scegliere ragionando in maniera razionale e soprattutto facendo appunto leva su maturità e saggezza, perché l'appeso parla proprio di questo, cioè una rinnovata saggezza che porta il soggetto della stesa a non vivere più solo di sensi, d'accordo? Materialità, ma anche, diciamo, decidendo con i piedi ben piantati a terra. D'accordo? Quindi vi ripeto, non è detto che voi andiate ad eliminare questa seconda persona che andrete a conoscere, ma chiaramente sarà una scelta, direi, particolarmente tosta, perché appunto la carta dell'appeso parla proprio di questo, ragazzi, cioè di una scelta importante, se non altro, che voi giustamente andrete a vivere in maniera non superficiale, ma ci mancherebbe, soprattutto ovviamente nel caso in cui voi, per esempio, siate persone ovviamente impegnate, d'accordo? Vediamo ora ragazzi invece in questa seconda fila di carte, ovviamente in questa seconda posizione, che cosa vi riserva in particolar modo da un punto di vista appunto sentimentale il vostro futuro. Vediamo un po'. E qui abbiamo ovviamente il 2 di coppe, ragazzi vi ribadisco che qui conoscerete qualcuno di veramente importante, ve lo dicevo già con la carta del mondo, qui ci sarà veramente l'incontro della vita e qui abbiamo la carta del Papa, ecco appunto chi sarà questo personaggio, adesso ve lo descrivo, E in terza posizione ovviamente abbiamo il 7 di bastoni, appunto qui ci saranno delle discussioni ovviamente anche con persone che cercheranno sicuramente appunto di
diciamo comunque mettere un po' appunto i bastoni fra le ruote, o comunque dovrete un po', diciamo, difendere le vostre scelte. Come vedete appunto la logicità degli arcani sempre straordinaria, cioè vedete come una carta si rifà ovviamente alla carta sottostante, ma questa è la magia, ragazzi, degli arcani, è il fascino, diciamo, proprio del principio di sincronicità degli arcani. Ma anche in questo caso andiamo per ordine. Allora, vi dicevo che qui abbiamo il 2 di coppe. Allora, ragazzi, il 2 di coppe, per definizione, ci sono due coppe, quindi due mani che ovviamente cercano di congiungersi o anche ricongiungersi. Attenzione, perché 2 di coppe non ci specifica nulla sul fatto che possa essere una persona nuova o una persona del passato. Quindi comunque qui c'è la rinascita o la nascita, ex novo, di un rapporto molto bello, molto importante, che obiettivamente non vi colpirà solo i sensi, ma chiaramente anche tantissimo il cuore. Attenzione che appunto, ragazzi, con la carta del mondo vi parlavo appunto del segno del cancro, e qui abbiamo il 2 di coppe, quindi ci viene ovviamente ribadita la presenza di ovviamente segni d'acqua. Quindi di nuovo ritorna ovviamente il segno del cancro, ma ovviamente possiamo avere anche in seconda battuta il segno dei pesci e il segno dello scorpione. Quindi sicuramente ovviamente questa persona o apparterà a un segno d'acqua o avrà l'ascendente in un segno d'acqua o un tema natale ricco di segni d'acqua, ovviamente nei pianeti principali di cui vi ho parlato poco fa. È chiaro che, ragazzi, quindi il 2 di coppe parla di un rapporto sentimentale molto forte e ovviamente molto importante, perché qui parliamo di coppe e siamo proprio ovviamente nella posizione ovviamente del cuore. Quindi sicuramente qui ci saranno incontri, ci sarà un sentirsi, ci sarà un vedersi, ci sarà un invitarsi e ovviamente una vita a due, diciamo, una vita di coppia particolarmente importante e ovviamente sentita da parte di entrambi. Il 2 di coppe, vi ripeto, parla di comunicazioni, parla di telefonate, parla di inviti, parla comunque di un risentirsi, un rivedersi, andare a vivere dei momenti romanticamente molto importanti tra voi e questa persona. Quindi la carta del 2 di coppe ci parla ovviamente di un bel rapporto che si andrà a creare, vi ripeto, o ricreare con una persona che vi dimostrerà quello che ovviamente prova per voi. Vedete? Qui ci sono ovviamente due innamorati che hanno entrambi una coppa in mano e la mostrano l'uno all'altra, d'accordo? In particolare appunto questo bellissimo giovane. Quindi è chiaro che in questo caso voi capirete che questa persona non soltanto vi desidera, ma prova anche un sentimento ovviamente molto forte nei vostri confronti. Un sentimento che evidentemente nel caso in cui si tratti di una persona del passato non si è mai spento, d'accordo? Ovviamente il 2 di coppe parla appunto di coppe, quindi vi ripeto di incontri che saranno però non generalmente in ambienti mondani o comunque festività particolarmente caotiche e ovviamente con amici o comunque conoscenti, cioè preferirete vivere appunto questo rapporto con particolari tête-à-tête, quindi momenti obiettivamente di maggior solitudine, in cui ovviamente trascorrerete dei momenti di grandissimo trasporto sia da un punto di vista erotico che ovviamente anche da un punto di vista sentimentale. Quindi vorrete vedervi però dedicando forse più tempo a voi stessi, quindi per esempio voi potreste recarvi a casa di questa persona o questa persona recarsi a casa vostra proprio appunto per poter vivere appieno il vostro sentimento, d'accordo? Ragazzi, parliamo di coppe, di conseguenza obiettivamente il vostro rapporto riprenderà o comunque questo nuovo rapporto evidentemente prenderà corpo entro pochissimo tempo. Voi sapete che le carte di coppe generalmente rappresentano tempistiche molto veloci che ovviamente sono inerenti al massimo qualche giorno o a qualche settimana. Quindi comunque entro ovviamente qualche settimana di tempo sicuramente qui ci sarà proprio l'inizio o ovviamente il ricominciare di una storia, un rapporto
rapporto che sarà molto passionale, ma anche ricco ovviamente di emozioni e sicuramente di sentimenti. Vi ripeto, o con una persona completamente nuova o con una persona del passato, d'accordo? Voi andrete a vivere momenti di grande passione, momenti di grande trasporto anche da un punto di vista emotivo. Due di coppe parla di seduzione, parla di bellezza estetica, parla di galanteria, parla proprio di grande feeling e di grande attrazione, ma sicuramente parla di ovviamente momenti vissuti diciamo in due e che obiettivamente riusciranno a farvi sentire, appunto, come vi dicevo con la carta del mondo, assolutamente complete. Ovviamente ragazzi, qui abbiamo un arcano maggiore di grande importanza, cioè appunto la carta del Papa, quindi il quinto arcano maggiore. Come ragazzi vi dicevo, ovviamente per quanto riguarda la prima fila di carte, è chiaro che questa persona potrebbe essere impegnata, proprio perché generalmente il Papa è un uomo impegnato o comunque è già padre, o comunque una persona che è stata impegnata in un rapporto particolarmente importante, significativo e vincolante, quindi un matrimonio piuttosto che una convivenza. Il Papa generalmente rappresenta un individuo non particolarmente, diciamo, giovane, cioè non è un ragazzino, generalmente appunto il Papa si rifà ovviamente da un punto di vista anagrafico a chi ha generalmente dai 45-50 anni, anche direi in su. Comunque è sicuramente una persona adulta, è sicuramente una persona matura, è una persona molto saggia, è una persona anche molto, vi ripeto, intelligente, ma è una persona sicuramente molto pacata. Quindi è una persona molto serena, che infonde anche serenità, è una persona che sa essere anche un'ottima guida e anche un ottimo consigliere. Vi ripeto, è una persona appassionata sicuramente, però non darà solo importanza unicamente all'aspetto erotico del vostro rapporto. Quindi sicuramente sarà una persona che saprà rappresentare per voi anche un sostegno morale, saprà darvi i giusti consigli anche per esempio in altri ambiti della vostra esistenza, cioè per esempio in ambito professionale piuttosto che in ambito creativo, in ambito economico-finanziario. Quindi comunque è una persona molto intelligente che ovviamente saprà aiutarvi anche chiaramente in altri ovviamente ambiti, d'accordo? Sicuramente, vi ripeto, anche la carta del Papa parla di una realizzazione da un punto di vista temporale molto veloce, quindi piuttosto breve, da 15 a 20 giorni al massimo. D'accordo? Quindi vi ribadisco che sicuramente entro al massimo un mese conoscerete sicuramente questa persona o avrete sicuramente contatto con questo Papa con il quale ci sarà questo meraviglioso due di coppe. Vi ripeto, è una persona che potrebbe aver sofferto molto in passato, soprattutto in riferimento, vi ripeto, ad un rapporto che per lui è stato particolarmente importante. Ma da queste sofferenze questa persona ne ha tratto grande beneficio, perché vi ripeto, è una persona che riflette molto prima di agire e prima di lasciarsi andare, per esempio, ad un nuovo rapporto. Il Papa parla anche di apice nella carriera, quindi vi ripeto, come vi dicevo con la carta del mondo, potrebbe essere una persona conosciuta, quindi un VIP o comunque una persona appunto socialmente famosa o comunque una persona che tutto ciò che ovviamente ha ottenuto se l'è assolutamente sudato e guadagnato, cioè questa persona non è stato regalato assolutamente nulla, d'accordo? È una persona molto tenera, è una persona molto protettiva, lo dimostrerà con voi, ma lo è anche in particolar modo con i propri figli, perché vi ripeto che generalmente il Papa ha ovviamente dei bambini, d'accordo? O comunque una persona che ha sempre voluto diventare padre. D'accordo? È un uomo fedele, è un uomo che ovviamente quando ha degli obiettivi cerca di portarli avanti e di perseguirli, ma è chiaro che, vi ripeto, non è il classico playboy da strapazzo, assolutamente no.
è una persona molto seria, è una persona a modo, è una persona che non vorrà, tra virgolette, soltanto, diciamo, usare la vostra bellezza e il vostro corpo, bensì vorrà comunque anche iniziare una storia comunque matura, cioè una conoscenza molto più profonda. Questo è tipico ovviamente della carta del Papa. Per quanto riguarda, diciamo, le professioni che potrebbe appunto svolgere il Papa, diciamo che generalmente è qualcuno che si occupa appunto degli altri, dell'aiuto nei confronti dell'altro, quindi potrebbe essere un medico, uno scienziato, ma anche per esempio un avvocato, un giudice o comunque un insegnante o, vi ripeto, un personaggio influente. D'accordo? Però, vi ripeto, è una persona molto intelligente che ha un grande sapere e che cerca anche di divulgarlo, quindi è una persona che sa insegnare veramente tanto anche agli altri. Ecco perché potrebbe essere appunto un insegnante, ma anche un tarologo, potrebbe essere un counselor, potrebbe essere uno psichiatra, uno psicologo, quindi comunque chi ovviamente fa della propria conoscenza, della propria empatia e della propria compassione anche ovviamente la propria professione. Quindi sicuramente questo Papa diventerà molto importante, ragazzi, per voi. Qui abbiamo invece il 7 di bastoni, quindi obiettivamente sicuramente questo sarà un rapporto molto importante che però voi dovrete, come vi dicevo poco fa, difendere da chi? Da eventuali rivali oppure ostacoli. Il 7 di bastoni, vedete, mostra appunto questa giovane donna che in qualche modo brandisce questo bastone o comunque è in qualche modo in allerta per potersi appunto difendere da eventuali altri, diciamo, rivali o comunque nemici. Quindi il 7 di bastoni vi consiglia sicuramente di tener d'occhio bene situazioni altre, cioè nel caso in cui questo Papa ovviamente sia realmente una persona impegnata, cercate di far capire a questa persona ciò che ovviamente voi volete, ciò di cui voi avete bisogno, perché sicuramente se non altro si inizierà a giocare ovviamente a carte scoperte, cioè è necessario ovviamente essere molto chiari. La carta del 7 di bastoni parla proprio della necessità di chiarezza, quindi comunicazioni, dichiarazioni che siano trasparenti, che siano appunto chiare, che permettano anche a questa persona di capire di cosa avete bisogno e di cosa invece no. D'accordo? Quindi la carta del 7 di bastoni ovviamente vi parla di evitare, ragazzi, per troppo tempo in qualche modo di infilarvi in situazioni doppie che possano poi appesantirvi. Ricordate la carta appunto dell'appeso, che possano ovviamente crearvi caos e discontinuità sentimentale oltre che ovviamente erotica, e quindi vi viene ovviamente consigliato di ovviamente prestare attenzione all'evoluzione della situazione per poter eventualmente correggerne immediatamente il tiro. D'accordo? Nel caso in cui ovviamente siate voi quelle impegnate, il 7 di bastoni vi ovviamente mette l'accento in particolar modo sull'attenzione nei confronti del vostro compagno ufficiale, che potrebbe notare appunto qualche vostro, diciamo, movimento di troppo in riferimento a quest'altra persona, quindi scoprire eventualmente quest'altra persona, perché il 7 di bastoni parla anche di gelosia, quindi parla, vedete, anche di rivalità e della necessità proprio di difendere voi stesse da eventuali accuse o recriminazioni varie. D'accordo? Quindi ovviamente il 7 di bastoni parla di discrezione, parla di, diciamo, atteggiamenti comunque prudenti, parla di riflessione, parla comunque di chiarezza, innanzitutto in voi stessi chiaramente e poi chiaramente con gli altri. D'accordo? Cioè dovete essere consapevoli voi delle scelte che ovviamente andrete a fare e ovviamente parlarne in maniera molto chiara soprattutto a questo Papa. D'accordo? Quindi per mettere ovviamente le carte in tavola. Perché in questo caso, vi dicevo, la carta dell'appeso può parlare comunque di situazioni altalenanti che poi necessiteranno di una reale presa di posizione da parte vostra, d'accordo? Perché nel caso in cui questo Papa sia
ovviamente ancora ad oggi impegnato, e generalmente ahimè il Papa lo è, attenzione perché appunto questa situazione potrebbe diventare di sacrificio, appunto, cioè sicuramente non vi farà piacere non poter vedere o sentire spesso questa persona, magari come invece inizialmente con questo 2 di coppe, d'accordo? Perché potrebbero poi nascere delle problematiche in riferimento, per esempio, alla compagna ufficiale o al vostro compagno. D'accordo? Quindi 7 di bastoni, chiarite primariamente le idee in voi stessi e poi ovviamente cercate di tenere ben d'occhio la situazione per capire come evolverà. D'accordo? Perché ci potrebbero essere, vi ripeto, piccole discussioni, ostacoli portati da rivali in particolar modo. D'accordo? Ora, in questa invece posizione possiamo ovviamente analizzare altre disponibilità, cioè se ci saranno per esempio altre conoscenze ovviamente con altre persone e di che tipo saranno. Allora, in questo caso ovviamente abbiamo la regina di denari. In questa posizione abbiamo un altro 7 di denari, ancora denari, e infine in terza posizione abbiamo la regina di coppe. Allora, voi sarete sicuramente aiutate e anche ben consigliate da una regina di denari. Allora, sicuramente la regina di denari può rappresentare ovviamente un'amica, la vostra miglior amica, oppure può appunto rappresentare per esempio una sorella oppure una madre. Quindi sicuramente in questo caso voi godrete dell'appoggio, dell'aiuto e, vi ripeto, sicuramente anche degli ottimi consigli di un'energia femminile, appunto questa meravigliosa regina di denari, che obiettivamente cercherà in tutti i modi appunto di aiutarvi e ovviamente regalarvi in qualche modo anche, vi ripeto, dei consigli preziosi per poter vivere al meglio, diciamo sicuramente questa storia con questo Papa, ma anche evidentemente con altre persone che voi andrete ad incontrare, ve lo dicevo appunto con la carta del mondo. Quindi questa regina di denari sarà un elemento molto importante, favorevole ovviamente nell'ambito della vostra vita, proprio perché vi appunto permetterà obiettivamente di vivere anche, diciamo, in maniera, se vogliamo, più leggera determinate situazioni che, vi dicevo appunto con il 7 di bastoni e la carta dell'appeso, potrebbero risultare particolarmente caotiche. Dunque, ragazzi, questa regina di denari vi verrà assolutamente in aiuto. Per identificare ovviamente questa regina e aiutarvi a capire chi potrebbe essere ovviamente questa amica, parente, cugina, sorella, mamma oppure appunto una collega, generalmente i denari sono legati appunto ai 3 segni di terra, quindi potrebbe appartenere al segno o della Vergine o del Toro o del Capricorno. Potrebbe averne ad esempio l'ascendente, o anche l'ascendente potrebbe essere del segno zodiacale del Toro ed avere l'ascendente Toro, oppure potrebbe appunto avere un tema natale ricco ovviamente di questi 3 segni zodiacali appunto nella propria carta astrale, nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quindi vi faccio un esempio, potrebbe per esempio essere del segno zodiacale del Toro e avere per esempio Venere in Toro e Mercurio altrettanto in Toro piuttosto che in Vergine, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona molto concreta, ovviamente tipico sia dei segni di terra che anche ovviamente dei denari, una persona molto concreta, una persona leale, una persona molto intelligente e dall'intelligenza proprio pratica, cioè una persona che saprà per esempio aiutarvi praticamente nel vedere o nel raggiungere questo appunto Papa o addirittura nel conoscerlo, cioè potrebbe essere una conoscenza che voi appunto farete grazie per esempio ad un'uscita con questa vostra amica o potrebbe presentarvelo proprio lei. D'accordo? Quindi sicuramente rappresenterà un elemento di grande importanza, ovviamente, per la vostra vita. Oppure, nel caso in cui sia una persona che vi torna dal passato, lei potrebbe fare da ponte per cercare di portare ad una riappacificazione.
D'accordo? Quindi sicuramente questa regina di denari sarà una figura molto importante. Da un punto di vista ovviamente anagrafico è una donna comunque che grosso modo ha dai 30-35 anni in su. D'accordo? Quindi obiettivamente, vi ripeto, è una donna molto saggia, una donna onesta ed è una donna anche molto generosa. Quindi in realtà avrà un atteggiamento molto protettivo nei vostri confronti, cioè i suoi consigli saranno sicuramente molto utili e intelligenti, ma saranno volti soprattutto a non farvi soffrire, perché è una persona che vi vuole bene o che comunque che ci tiene molto al vostro benessere. D'accordo? Quindi fate molto affidamento su questa regina di denari perché è una persona veramente utile. Ora, in posizione centrale abbiamo il 7 di denari, quindi sicuramente questo 7 di denari parla ovviamente di, vi ripeto, conoscenze multiple, ve lo dicevo già ovviamente con la carta del mondo, quindi sicuramente andrete a conoscere altre persone che ovviamente risulteranno particolarmente importanti per voi, ma anche il 7 di denari ci parla di una conoscenza in particolare che ovviamente emergerà e che rappresenterà, come tipico del 7 di denari, una conoscenza importante che appunto metterà radici anche in futuro, perché il 7 di denari parla di un investimento a lungo termine, quindi fuori di metafora sarà un amore che durerà per lungo tempo, potrebbe essere proprio la persona giusta, Quindi sicuramente una situazione che vi porterà grande successo, perché il 7 di denari rappresenta proprio il 7 bello, diciamo così. Ovviamente, come nei giochi di carte, anche in tarologia e in cartomanzia rappresenta appunto obiettivamente la conoscenza giusta, quella che ovviamente state aspettando magari anche da tanto tempo. Con una persona, proprio perché parliamo di un 7 di denari, che potrebbe essere anche particolarmente benestante, oppure voi potreste in qualche modo, diciamo nei prossimi mesi, accumulare parecchio denaro che sicuramente vi renderà particolarmente felici. Quindi o voi o lui potreste, diciamo, disporre di una somma di denaro decisamente importante. Quindi sicuramente sarà l'incontro giusto, ma vi ripeto, il 7 di denari parla proprio di comunque una molteplicità di situazioni fortunate, appunto, quindi di più conoscenze, ma una ovviamente in particolare, vi ripeto, con una persona che rappresenterà appunto per voi una sorta di appunto investimento, una sorta di per sempre, come un diamante obiettivamente, una persona che vi farà vivere appunto dei momenti particolarmente felici. D'accordo? Quindi sicuramente rappresenterà per voi la persona giusta e ovviamente la persona ideale. Ovviamente in ultima posizione ci siete voi, quindi la regina di coppe. Voi sapete che in tarologia ovviamente ogni singolo arcano ha il proprio ruolo. La consultante generalmente è la regina di coppe o la regina di bastoni. Voi sarete innamorate. Allora, sicuramente quindi voi sarete innanzitutto molto più soddisfatte da un punto di vista proprio erotico e sentimentale, perché parliamo appunto di coppe, quindi cuore e fluidi, diciamo così, perché le coppe sono piene appunto di sentimento, ma anche appunto di liquidi, quindi che rappresentano ovviamente anche l'erotismo e il piacere fisico. Quindi è chiaro che in questo caso vivrete obiettivamente dei rapporti che vi appagheranno, vi sentirete, come tipico della regina di coppe, anche più belle. Perché la regina di coppe è una donna molto bella che non passa inosservata, quindi sicuramente vi sentirete ancora più belle, molto corteggiate e ovviamente molto soddisfatte e appagate in particolar modo. La regina di coppe, ragazzi, parla ovviamente anche di incontri e parla di contatti, parla di inviti e parla proprio dell'essere corteggiate da più persone. La regina di coppe è una donna molto ricercata, quindi voi sarete obiettivamente molto ricercate da chiaramente più di una persona.
e andrete a vivere, ovviamente, perché parliamo di una regina di coppe, momenti molto romantici che vi coinvolgeranno particolarmente, per cui vi ripeto, voi vi sentirete effettivamente innamorate come mai nella vostra vita, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente voi andrete a ricambiare i sentimenti di una persona in particolare e ovviamente vivrete proprio quel rapporto d'amore che avete ovviamente sempre cercato. Quindi parla sicuramente dell'evoluzione positiva in questo rapporto, vi ripeto, di incontri o della conoscenza proprio con la persona dei vostri sogni. D'accordo? Quindi vi ripeto, qui si tratta proprio di trovare finalmente l'anima gemella, quindi sarete felici, sarete appagate, ricambiate e assolutamente, ovviamente, soddisfatte. D'accordo? Vediamo dunque in ultima posizione la parola del destino, quindi nei prossimi mesi ovviamente autunnali che cosa appunto vi si riserverà in ambito sentimentale. Ragazzi, e qui abbiamo l'arcano senza nome, l'ho menzionato a inizio stesa. Allora, 13° arcano, non vi spaventate, perché veramente io ne sento di ogni. Allora, l'arcano senza nome, l'arcano della morte, è un arcano stupendo. È l'arcano della vita, è l'arcano della rinascita, d'accordo? Quindi è un arcano che comporta un cambiamento radicale, comporta finalmente il cambiare pelle, cioè la vostra vita cambierà da così a così come il giorno e la notte. D'accordo? Quindi è una carta stupenda, l'arcano della morte, d'accordo? Perché effettivamente viene sempre maltrattato questo arcano, io lo adoro, perché è un ovviamente arcano che parla finalmente di movimento, quindi non ci saranno più situazioni stagnanti, finalmente qui si andranno a prendere le giuste decisioni con la persona giusta o per la persona giusta verso un futuro che finalmente rappresenterà un pieno appagamento. Quindi attenzione a non pensare ovviamente male del mio arcano preferito, perché l'arcano senza nome, l'arcano della morte, è meraviglioso, parla di un cambiamento. Ovviamente ragazzi, come tutti i cambiamenti, la carta della morte non può parlare di un cambiamento innanzitutto che avviene dall'oggi al domani, no. D'accordo? Quindi non è un cambiamento che avviene in pochi giorni, ma sicuramente è un cambiamento che comunque avviene in tempistiche piuttosto rapide, pur essendo un cambiamento così radicale, perché le tempistiche della morte si attestano grosso modo tra le 3-4 settimane al massimo. Ma qual è la caratteristica della morte? Con effetto duraturo. Cosa vuol dire? Allora, ci sono alcuni arcani maggiori che per esempio hanno diciamo una validità a breve termine, quindi entro poche settimane gli eventi previsti ovviamente si verificheranno, ma ovviamente in riferimento soltanto a quel determinato periodo, quindi un qualcosa che avviene in quelle 2 o 3 settimane e che poi ovviamente va diciamo a scemare per quanto riguarda appunto forza, potenza e effetti positivi e ovviamente negativi. Ci sono invece altri arcani cui effetti perdurano ovviamente nel tempo. Un cambiamento radicale come quello ovviamente portato dalla carta della morte sarebbe inverosimile ovviamente che si risolva in comunque pochissimo tempo, anzi è appunto un cambiamento che potrebbe durare per anni addirittura, perché è un cambiamento che andrà a coinvolgere non soltanto il vostro ovviamente assetto sentimentale, ma anche tutti gli altri ambiti della vostra vita, perché vi ripeto è un cambiamento radicale. Cioè voi ovviamente innamorate come mai e ovviamente finalmente felici potreste per esempio decidere per una nuova convivenza, quindi potreste traslocare, cambiare casa, cambiare addirittura città per raggiungere la persona che amate o addirittura anche cambiare professione per potervi in qualche modo avvicinare a questa persona o questa persona potrebbe attraversare anche un momento di grande cambiamento. Comunque sarà un cambiamento drastico che si imporrà ovviamente in nome della sorte, anche in questo caso ragazzi notate ovviamente la straordinaria logicità di questa stesa ovviamente nella posizione del karma e del destino, quindi in 10ª ed ultima carta viene estratto ed è stato appunto estratto il 13° arcano, cioè l'arcano della morte, l'arcano del destino che si impone come condizione sine qua non, cioè
Il cambiamento è fisiologico, d'accordo? È dovuto, è arrivato per voi il momento di cambiare. Non ci sono altre possibilità, non ci si può imporre nel frenare questo cambiamento. È arrivato il momento, arriverà il momento nella vostra vita di porre fine a delle situazioni negative, perché l'arcano della morte parla proprio appunto della morte che falcia determinati rami però secchi, quindi situazioni che già non andavano bene, che non vanno bene, per dar vita invece a nuovi germogli. D'accordo? Quindi non sta parlando di tragedie ovviamente, ma di una evoluzione benefica, individuale, per quanto riguarda proprio la vostra vita. D'accordo? Parla quindi di un cambiamento di partner o comunque la necessità di chiudere una o più relazioni per aprirsi completamente al nuovo. D'accordo? Quindi la carta della morte parla proprio della rinascita. Parla proprio di una nuova epoca nella vostra vita, nuovi progetti, trasformazioni, evoluzioni inattese. Quindi un rinnovamento benefico e il successivo consolidamento di situazioni che ovviamente diventeranno delle, diciamo, certezze, delle sicurezze. C'è una nuova stabilità, una nuova solidità nella vostra vita. Parla di un nuovo amore e ovviamente però della precedente fine benefica di un rapporto. D'accordo? Quindi qui ci sarà veramente la nascita di un rapporto che vi cambierà la vita. Ragazzi, attenzione che la carta della morte ovviamente è legata al segno dello Scorpione e del Capricorno. Quindi ovviamente pieno autunno e inverno. D'accordo? Ovviamente di nuovo lo Scorpione, quindi segno d'acqua di cui vi parlavo con il 2 di coppe. Quindi piena attenzione ai segni d'acqua e ai segni di terra, perché vi ho parlato appunto del Capricorno, di cui vi parlavo appunto con la carta del mondo in riferimento appunto alla carta del toro. Quindi piena attenzione ai segni di terra, quindi ripeto toro, vergine, capricorno, anche per quanto riguarda questa positiva e amichevole regina di denari, e ovviamente i 3 segni d'acqua, cancro in particolare e scorpione, e in seconda battuta pesci. D'accordo? Quindi sicuramente qui ci sarà un grande amore, qui ci sarà un cambiamento enorme, quindi preparatevi comunque a vivere i prossimi 3 mesi con gioia, con felicità. Vi ripeto, sarete assolutamente appagate, ma ricordate il consiglio del 7 di bastoni. Cercate di chiarire prima a voi stesse come poter portare avanti la vostra vita. Guardatevi dentro, d'accordo? E cercate di parlare chiaro. Perché sicuramente in questo caso qui ci sarà un enorme cambiamento, che sarà sicuramente improvviso, ma che sicuramente vi porterà benefici. Un cambiamento fisiologico, quindi o si fa, diciamo, per il destino, d'accordo? Proprio perché siete evidentemente arrivate a quel momento di maturazione che ovviamente includerà anche un cambiamento e, perché no, proprio un cambiamento di partner. D'accordo? Quindi nascita di nuovi desideri, nuove esigenze che implicheranno il portarvi inevitabilmente a riflettere su una trasformazione assolutamente radicale. Quindi una nuova vita, vi ripeto, nuove circostanze, ci sarà proprio il passaggio ad una nuova esistenza, soprattutto anche da un punto di vista sentimentale. D'accordo? Dunque ragazzi, io direi che questa è stata una stesa molto intensa, una stesa stupenda, quindi vi aspetta un autunno ricchissimo da un punto di vista interiore, da un punto di vista ovviamente erotico. Qui c'è un bellissimo 2 di coppe, qui c'è un grande amore e soprattutto c'è una fantastica carta della morte che rappresenta il cambiamento radicale, quel cambiamento che evidentemente stavate aspettando e meritando da tantissimo tempo.
Dunque ragazzi, ovviamente come sempre io vi invito a tener duro, mi raccomando, cercate ragazzi di mettervi sempre come priorità, ricordate ovviamente che avete anche voi diritto ovviamente alla felicità, quindi prendetevi tutto il tempo di cui avete necessità per poter riflettere, come vi consigliavo appunto con il 7 di bastoni, in riferimento ovviamente all'andamento della vostra vita da un punto di vista sicuramente sentimentale e amoroso, e ovviamente cercate di prendere il meglio di questi prossimi mesi, che saranno particolarmente appunto intensi e impegnativi, ma che vi regaleranno un cambiamento epocale e soprattutto finalmente un grande amore. Di conseguenza ragazzi, ovviamente come sempre buona fortuna e ovviamente a presto.